Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial vi propongo una comoda e calda sciarpa con un punto super particolare. Si tratta di un progetto che nel mio caso ha dimensioni ridotte, ma voi potrete ovviamente replicarlo con le misure che preferite. Vi basterà infatti seguire le spiegazioni che troverete all'interno del video. Un progetto che non nasce come tutorial, ma come piccolo esperimento e visto il risultato ottenuto, ho pensato di trasformarlo in un video per voi. Un progetto alla portata di tutti, poiché utilizziamo solamente i punti principali del lavoro a maglia per creare un punto particolare, una variazione delle coste 1-1. Punto reversibile, quindi abbiamo la stessa texture su entrambi i lati della nostra sciarpa. Punto di forza di questo progetto, un bordo particolare perfettamente liscio ed omogeneo, sia da una parte che dall'altra del nostro progetto. Potrete replicarlo con qualsiasi tipologia di filato e lavorarlo sia con i ferri dritti sia con i ferri circolari a pannello, ovviamente con spiegazioni passo passo. La mia sciarpa ha dimensioni ridotte perché è stata realizzata con un avanzo di filato mezzo gomitolo che avevo qui nella mia craft room. Nella sezione del video dedicata ai materiali vi lascerò comunque tutte le informazioni su questo filato super morbido e particolare. Le misure del mio progetto: 20 cm in larghezza per 65 cm in lunghezza, ma come vi ho detto voi potrete personalizzare tutte queste misure. Inoltre, se per caso, per curiosità, siete capitati in questo mio tutorial ma non sapete lavorare a maglia, non sapete avviare i punti, eseguire il dritto e il rovescio, non preoccupatevi, c'è per voi il mio corso base maglia online. Trovate tutte le informazioni nel box subito sotto il video con il link diretto per visionare il programma del corso e decidere poi se iniziarlo insieme a me. Se questo tutorial sarà di vostro gradimento, vi invito poi a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento sempre sotto il video. Passiamo quindi a vedere tutti i materiali che ho utilizzato e andiamo a sferruzzare insieme il nostro progetto. Un filato morbidissimo e particolarissimo nella sua composizione. Si tratta del filato Origin del marchio Sesia, un filato biologico composto per il 70% di lana vergine e per il 30% di alpaca. Ciascun gomitolo pesa 50 grammi ed ha una resa di circa 112 metri. Ferri uncinetti consigliati 3,5 oppure 4. Come faccio ad affermare di essere davanti a un prodotto biologico? Grazie alle certificazioni che posso trovare direttamente in etichetta. Questa tonalità di grigio scuro è la 463 e ho lavorato la mia sciarpa utilizzando dei ferri da maglia Prim numero 4. Non avendo quindi deciso dall'inizio di registrare il progetto, vi mostrerò tutti i vari passaggi utilizzando un filato generico. Per lavorare questo punto dobbiamo avviare sul nostro ferro un numero di maglie multiplo di 3, alle quali dobbiamo poi aggiungere 4 maglie di vivagno, 2 all'inizio e 2 alla fine del ferro, per ottenere questo bordo super lineare sia sul fronte che sul retro del progetto. La lavorazione è a pannello e il numero di maglie che andrete ad avviare sul vostro ferro andrà ad incidere sulla larghezza del vostro progetto. In particolare la mia sciarpa ha una larghezza di circa 20 cm. Per ottenere questa misura ho avviato sul mio ferro 46 maglie. 4 maglie, 2 all'inizio e 2 alla fine del ferro, sono maglie di vivagno. Le restanti 42 maglie, multiplo di 3, sono dedicate all'esecuzione del punto. All'inizio e alla fine del nostro progetto andremo a lavorare 2 ferri per eseguire il nostro bordo. La parte centrale, quindi il punto del progetto,
si svilupperà poi su una ripetizione di 6 ferri. Potrete replicare la sciarpa sia con i ferri dritti sia con i ferri circolari lavorando a pannello. Potrete eseguire i punti tenendo il filo nella mano destra all'inglese oppure tenendo il filo nella mano sinistra con il metodo continentale. È assolutamente indifferente. Prendiamo quindi i nostri ferri e, seguendo le indicazioni per il multiplo, andiamo ad avviare le nostre maglie. Per mostrarvi i vari passaggi ho avviato un piccolo campione. Ho realizzato sul mio ferro 21 maglie, multiplo di 3, alle quali ho poi aggiunto 4 maglie in più, 2 all'inizio e 2 alla fine del ferro, le mie maglie di vivagno, ottenendo così un totale di 25 maglie sul mio ferro. I primi 2 ferri che andremo a lavorare insieme saranno ferri di bordo, dopodiché cominceremo con la nostra sequenza di 6 ferri che andrà a comporre il nostro punto. Cominciamo dalle prime 2 maglie. 2 maglie di vivagno. Dobbiamo passare a rovescio senza lavorarla la prima maglia presente sul ferro, mentre la seconda maglia viene lavorata dritto. Io lavorerò con il filo a sinistra con il metodo continentale. Gli stessi passaggi sono ovviamente replicabili tenendo il filo nella mano destra. Per passare la maglia a rovescio dobbiamo tenere il filo sul davanti come se volessimo appunto lavorare un rovescio. Entriamo nella maglia e la facciamo scorrere sul ferro di destra senza lavorarla. Spostiamo ora il nostro filo sul retro del ferro e lavoriamo a dritto la seconda maglia di vivagno. Abbiamo quindi passato a rovescio, tenendo il filo sul davanti, la prima maglia del ferro. La seconda maglia del ferro l'abbiamo lavorata a dritto. Questa sarà la sequenza, i 2 punti che dovremo lavorare all'inizio di ogni ferro. Proseguiamo ora lavorando a dritto tutte le maglie presenti sul nostro ferro, tralasciando le ultime 2 maglie. Le ultime 2 maglie sul nostro ferro saranno maglie di vivagno. Dobbiamo ripetere la stessa sequenza di punti che abbiamo eseguito all'inizio del nostro ferro. Passare la prima maglia di vivagno a rovescio senza lavorarla e lavorare la seconda maglia a dritto. Spostiamo il filo sul davanti come se dovessimo lavorare un rovescio. Entriamo a rovescio nella maglia e la facciamo scivolare senza lavorarla sul ferro di destra. Spostiamo poi il filo sul retro del ferro e lavoriamo a dritto la seconda maglia di vivagno. Abbiamo così completato il primo dei nostri 2 ferri di bordo. Per il ferro successivo ripetiamo gli stessi passaggi. Lavoriamo il nostro vivagno. Prima maglia passata a rovescio senza lavorarla, seconda maglia lavorata a dritto. Lavoriamo poi a dritto tutti i punti sul nostro ferro fino ad arrivare alle ultime 2 maglie. La prima maglia di vivagno la passiamo a rovescio senza lavorarla, la seconda e ultima maglia del ferro la lavoriamo a dritto. Questo sarà il risultato al termine del secondo ferro di bordo. Cominciamo ora la nostra sequenza di 6 ferri che andrà a comporre il nostro punto. Lavoriamo il nostro vivagno con gli stessi passaggi visti per i ferri precedenti. Lavoriamo a dritto il primo punto della nostra sequenza. Il punto successivo lo lavoriamo a rovescio. Il seguente nuovamente a dritto. E andiamo ad alternare una maglia a dritto a una maglia a rovescio per tutto il nostro ferro. E proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alle ultime 2 maglie del nostro ferro. L'ultimo punto della nostra sequenza sarà un dritto.
e le ultime 2 maglie sul nostro ferro saranno di vivagno. Passiamo la prima a rovescio senza lavorarla, la seconda e ultima maglia del ferro la lavoriamo a dritto. Abbiamo così completato il primo dei nostri 6 ferri. Lavoriamo il nostro vivagno come nei ferri precedenti e andiamo ad alternare dritto, rovescio, dritto fino alla fine del ferro. La prima maglia della sequenza è un dritto, così come è un dritto l'ultima maglia della nostra sequenza. Completiamo il ferro con il nostro vivagno. Il secondo ferro è estremamente intuitivo. Lavorato il nostro vivagno, guardiamo che tipologia di maglia abbiamo davanti a noi. Lavoriamo quindi rovescio su rovescio e dritto su dritto. La prima maglia della nostra sequenza è un rovescio, quindi lavoriamo un rovescio. La maglia successiva è un dritto. Lavoriamo un dritto e proseguiamo in questo modo per tutto il ferro. I punti saranno sempre un dritto e un rovescio alternati. La sequenza di questo ferro è cominciata con un rovescio e con un rovescio dovrà terminare. Lavoro il mio rovescio, passo la maglia senza lavorarla, un dritto. Abbiamo così completato il secondo ferro. Lavoriamo il vivagno e lavoriamo tutti i punti così come ci si presentano, dritto su dritto e rovescio su rovescio. La prima maglia della nostra sequenza è un rovescio, così come è un rovescio l'ultima maglia della nostra sequenza. Completiamo il ferro lavorando il vivagno. Terzo ferro. Lavorato il nostro vivagno, ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo visto nel secondo ferro. Lavoriamo cioè i punti così come ci si presentano, dritto su dritto e rovescio su rovescio. In questo ferro la nostra sequenza comincia con un dritto. Alterniamo quindi dritto, rovescio e dritto fino alla fine del ferro. Le ultime 2 maglie del ferro saranno quelle dedicate al nostro vivagno. Lavoriamo questo ferro e lavorate tutte le nostre maglie, questo sarà il risultato. Come nel secondo ferro, lavoriamo il vivagno e lavoriamo i punti così come ci si presentano, dritto su dritto, rovescio su rovescio. Al termine del ferro lavoriamo sempre il nostro vivagno. L'effetto dopo 3 ferri che andiamo ad ottenere è simile a quello delle coste 1-1, perché alterniamo sempre un dritto e un rovescio. Il quarto ferro sarà quello dove andremo a stravolgere la nostra sequenza. Non lavoreremo più dritto su dritto e rovescio su rovescio, ma andremo ad invertire i nostri punti. Un piccolo suggerimento. Potete capire quando è il momento di lavorare il quarto ferro andando a contare i vostri punti. Vedete che le maglie lavorate a dritto vanno a formare delle piccole V una dentro l'altra. Quando contate 1, 2 e 3 V una dentro l'altra, vuol dire che avete lavorato i primi 3 ferri del vostro punto. Passiamo quindi a vedere la sequenza del ferro numero 4. Lavorato come sempre il nostro vivagno, nel ferro numero 4 guardiamo i punti che si presentano davanti a noi. Il primo punto è un rovescio, a seguire abbiamo un dritto. In questo ferro lavoriamo i punti al contrario. Lavoriamo rovescio sul dritto e dritto sul rovescio. Il primo punto davanti a noi è un rovescio, quindi lavoriamo un dritto. Dritto su rovescio, rovescio sul dritto, dritto su rovescio, fino ad arrivare alle nostre maglie di vivagno. L'ultimo punto della nostra sequenza, prima del vivagno, sarà un dritto lavorato su un rovescio. Eseguiamo poi il vivagno.
E questo sarà il risultato al termine del quarto ferro. Abbiamo lavorato il vivagno. Guardiamo la maglia sottostante. Dobbiamo eseguire la maglia opposta a quella che ci si presenta. Se abbiamo un rovescio lavoriamo un dritto, se abbiamo un dritto lavoriamo il rovescio. Sempre l'opposto. Nel quinto ferro, dopo aver lavorato il vivagno, andiamo ad eseguire i punti così come ci si presentano. Torniamo quindi a lavorare dritto su dritto e rovescio su rovescio. Il primo punto che ci si presenta è un rovescio. Quindi spostiamo il filo in avanti, lavoriamo il rovescio, abbiamo un dritto, lavoriamo un dritto. Proseguiamo alternando i nostri punti in questo modo fino alla fine del ferro, dove andiamo poi ovviamente a lavorare il nostro vivagno. Questo sarà il risultato al termine del quinto ferro. Vedete che si stanno formando nuovamente delle coste 1-1, ma sfalsate rispetto ai 3 ferri precedenti. Abbiamo quindi cominciato il ferro sempre col nostro vivagno e questa volta abbiamo lavorato i punti così come ci si presentavano, dritto su dritto, rovescio su rovescio, e abbiamo chiuso il ferro sempre col nostro vivagno. Sesto e ultimo ferro per eseguire questa lavorazione. Anche in questo ferro lavoriamo i punti così come ci si presentano, dritto su dritto e rovescio su rovescio. Il primo punto che mi si presenta è un dritto, quindi lavoro un dritto e alterno dritto e rovescio fino al termine del ferro, lavorando poi il mio vivagno. Sesto ferro. Lavorato il vivagno, eseguiamo i punti così come ci si presentano, dritto su dritto e rovescio su rovescio. Completiamo il ferro sempre con il nostro vivagno. Vedete che abbiamo nuovamente le nostre coste 1-1 e sappiamo di aver completato i nostri 6 ferri andando semplicemente a contare i punti. Partiamo da qui. Contiamo 1, 2, 3 dritti, ci spostiamo sul punto seguente sul ferro successivo, 1, 2 e 3 dritti. Abbiamo quindi completato i nostri 6 ferri. A questo punto non vi resta che ripetere i passaggi che abbiamo visto in questi 6 ferri finché il vostro progetto non avrà raggiunto la lunghezza desiderata. Proseguo quindi lavorando ancora per qualche ferro il mio campione e poi vediamo insieme come completare questo progetto. Quando decidiamo di interrompere la nostra lavorazione dopo aver alternato i nostri 6 ferri, per ottenere un bordo uguale a quello con il quale abbiamo avviato il progetto, dobbiamo lavorare 2 ferri a dritto, ovviamente mantenendo sempre il nostro vivagno all'inizio e alla fine del ferro. Ripetiamo quindi i passaggi che abbiamo visto insieme per i nostri 2 ferri di bordo, lavorando 2 ferri tutti a dritto. Completati i 2 ferri lavorati a dritto, passiamo alla chiusura. Eseguiremo una chiusura accavallata estremamente semplice. Lavoriamo a dritto i primi 2 punti del nostro ferro. Dopodiché con la punta del ferro di sinistra prendiamo il primo punto presente qui sul ferro di destra. In questo modo e lo facciamo scivolare, lo accavalliamo intorno alla punta del ferro, girando anche intorno al secondo punto lavorato. In questo modo e facciamo scendere il punto. Lavoriamo a dritto la maglia successiva, prendiamo sempre il primo punto e lo accavalliamo intorno al ferro. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per tutti i punti del nostro ferro, fino a ritrovarci con una sola maglia. Dopodiché non ci resta che allungare l'ultimo punto, sfilare i ferri, tagliare il filo
sfilare e bloccare questo filo con un ago all'interno del lavoro. E questo sarà il nostro punto. Questi sono tutti i passaggi con i quali ho realizzato la mia sciarpa. Ho lavorato finché non ho terminato tutto il filato, raggiungendo una lunghezza di circa 65 cm, ma voi ovviamente potete fare la sciarpa della misura che preferite. Questo sarà infatti un piccolo progetto da indossare sotto una giacca, ma voi ovviamente potete replicarlo fino a creare una vera e propria sciarpa. Vi consiglio anche di replicarla con filati anche voluminosi per ottenere un maxi sciarpone. E vi ricordo, potete infatti replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di filato. Vi è piaciuto questo tutorial? L'avete trovato interessante? Spero di avervi dato un buon spunto creativo. Se è così, fatemelo sapere con un pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Se siete poi alla ricerca di altri progetti tutorial da realizzare con i ferri da maglia, li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube. Se siete poi principianti del lavoro a maglia, volete conoscere la lavorazione con i ferri, fissare ancora di più tutte le nozioni fondamentali per replicare qualsiasi progetto, vi consiglio il mio corso base maglia disponibile in Sara Pugliese Academy. Trovate tutte le informazioni nel link nel box informazioni sempre sotto il video. Perciò con questo progetto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!